benvenuti o ben ritrovati in un altro video di Mastica l'Italiano con Roberto. Questo è il secondo episodio, il secondo video dedicato alla Bulgaria. Mi trovo a Plovdiv, come avevo detto nel video precedente, a Sofia. Se non avete visto ancora il video di Sofia, ve lo metto qui sopra nelle schede. Abbiamo preso un autobus alle 9 che però stavamo perdendo perché ci siamo svegliati un po' tardi e niente, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso l'autobus ed è andato tutto bene. Prime impressioni di Plovdiv molto più positive, devo dire, molto più tranquilla, affascinante, si vede che c'è stata molta cultura, le persone, strano ma vero, a distanza di 2 ore di macchina sono molto più aperte, più disponibili. Almeno questa è la nostra personalissima impressione. Una cosa che non vi ho detto riguardo al viaggio in autobus è che noi abbiamo pagato 30 o 24 euro perché abbiamo pagato solo per il trasporto da Sofia a Plovdiv e ritorno, mentre invece qualora voleste fare lo stesso tour, se volete la guida turistica, c'è l'opzione guida audio, quindi 30 euro se non sbaglio e 35 con la guida turistica fisica. Ma non c'era l'audio alla fine? Alla fine non c'era, però su internet c'era. Noi abbiamo fatto 24 euro, non tanto per i soldi ma perché ci piace scoprire la città da soli, così per informazione. Sono arrivato alla location principale di Plovdiv, ovvero l'anfiteatro romano. Scusate se le riprese del teatro romano non saranno le migliori, ma credetemi sono abbastanza contrariato perché avendo pagato 24 euro a testa non ci hanno avvisato che oggi al teatro ci sarebbe stato un concerto e quindi non siamo potuti entrare e le riprese quindi le ho dovute fare dalla ringhiera. Lo trovo veramente assurdo
anche perché le guide turistiche non ci hanno avvertito per niente di questo fatto. E vedere il teatro, tra l'altro, con le impalcature e tutta l'attrezzatura per i concerti non è sicuramente la miglior cosa, perché non dà neanche l'atmosfera giusta per una bellezza del genere. Pazienza, mi dispiace, ma fidatevi che dispiace di più a me, anche perché mi sento un po' derubato in questo modo. Però se devo guardare Plovdiv come città per intero, una bella piccola città, questa è una bella zona, tranquilla, ma sono abbastanza contrariato. E niente, va bene così. Un'altra impressione è che Sofia, anche se è la capitale, non mi piace tanto quanto Plovdiv. Qui è proprio, sembra proprio una città a tutti gli effetti, si vede meno degrado ed è davvero interessante, è più colorata, più viva, non so, c'è proprio un'atmosfera diversa. Anche le persone sembrano molto diverse, hanno un aspetto forse più curato, nel senso che si vestono un po' più alla moda, sembrano stare un po' meglio anche economicamente, non so. Mi sembra di stare per esempio nella mia città, il Corso Italia è la parte con tutti i negozi dove la gente ha un buon lavoro, un buono stipendio, quindi è probabile anche che a Plovdiv ci vivano i bulgari un po' più benestanti, almeno questa è la mia impressione. Comunque una cosa abbastanza particolare di questo viaggio in Bulgaria è che i primi 2 giorni a Sofia ci sono stati 18 gradi. Il primo giorno soprattutto ha piovuto tutto il giorno, il secondo giorno invece era nuvoloso, fresco, quindi 18 gradi sempre. Un bambino mi stava investendo con la bicicletta. Invece oggi 28 gradi e domani dicono ci saranno tra i 28 e i 29 gradi. Quindi questo sbalzo improvviso di 10 gradi si sente tutto, ma meglio così. Pranzo mentre torniamo al punto di ritrovo per tornare a Sofia. Onestamente ci vorrebbe un po' più di tempo in questi tour, però abbiamo fatto uno scatto, uno sprint. Adesso sto provando un altro Banizza, ma questa volta con gli spinaci. Assaggio in diretta con voi. Un po' freddo, però è buono. Voto, fosse stato caldo 7+, ma siccome non è caldo 7. Per dolce invece ho preso questo roll, molto bello da vedere. Mi ricorda le merendine, quelle là mangiavamo da bambini, però è molto più buono, è più salutare forse, anche se c'è una bella concentrazione di zucchero. E all'interno c'è una crema di cioccolato e noci, credo. Voto 7,5. Errore mio, non è col cioccolato, ecco perché è così zuccherato. Le mie papille gustative non funzionano molto bene. Oggi c'è marmellata, non so di cosa, e sempre noci. Ok
ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video a Plovdiv. Speravo di farvi vedere un po' meglio il teatro, però pazienza. Volevo terminare questo video facendo anche un assaggio di questo drink all'aloe vera. Proviamo in diretta. Buono, è molto rinfrescante. Non troppo dolce, ma Ci sta. è buono. Ci sta. Niente, scusate l'interruzione, come sempre grazie per essere arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non avete visto quello di Sofia andate a recuperarlo, lo metto qui sopra e in descrizione. Iscrivetevi, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo come sempre al prossimo video di Mastica l'Italiano con Roberto. Ciao! Ciao!